Guida ritratto 2.0 dal vero allo specchio. La prima cosa importantissima è realizzare un disegno. La differenza sostanziale che c'è quando lavoriamo con la fotografia è che qui siamo in continuo mutamento, quindi è molto più difficile impostare e fare un disegno che sia perfettamente uguale. Nella fotografia abbiamo tutto impostato, misure, potremmo addirittura misurare passo passo e riportare. Qui no, qui è tutta una questione di volumi, ciò che guardiamo, come lo riportiamo. Per differenziarmi un po' dall'altra guida al ritratto, questa volta facciamo l'underpainting con un verdaccio. Spostiamoci al tavolo. Si chiamava proprio verde pigmento, ma siccome è troppo verde, lo vado a mischiare con un po' di giallo d'ocra e andiamo a fare una base verdaccio. Quindi mischio i due pigmenti e ottengo un verde oliva, perciò incomincio a stendere il colore. Dipingere con una base verde aiuta a far risplendere il suo complementare, ci aiuterà molto con i colori della pelle. Non uso solventi o diluenti, nemmeno oli per allungare il colore, ma lo lascio così grasso com'è, perché voglio creare uno strato comunque di pittura, ma che non sia eccessivamente spesso, perché comunque adesso andremo a togliere, ma che vada a rendere la superficie più liscia. Se voi avete già provato lo strato di olio come faccio io, insomma, come vi ho fatto vedere negli altri video, sicuramente avrete notato la differenza del colore sulla tavola. Con una spugnetta cerco di stendere un po' il colore, evitando di lasciare pennellate fastidiose o comunque roba che non ci piace, perché potremmo anche considerare di lasciare questo come sfondo, cioè a me piace molto come verde. Adesso potremmo utilizzare una pezza, un fazzoletto, qualsiasi cosa. Io parto con un cotton fioc, anche perché ho bisogno, anzi vado pure a rimuovere un altro po' di colore utilizzando un pennello più morbido. Ho bisogno di essere preciso il più possibile. Dipingere dal vero è molto più impegnativo, perché noi attraverso la fotografia è come se già avessimo tutto quanto elaborato. Così invece dobbiamo elaborare l'immagine che abbiamo di fronte nello specchio e riportarla qui. Quindi dobbiamo analizzare tutte le masse e i volumi. È molto più complicato, ma non è un problema. Quindi andiamo ad illuminare i punti di luce, anche perché quelli in ombra saranno già in ombra perché li abbiamo oscuriti con il chiaroscuro. Diciamo che questo è un momento molto delicato, perché qui definiamo i volumi del nostro viso. Utilizzare un cotton fioc ti aiuta, modulando la pressione, a togliere meno o più. Per questo riusciamo a creare delle variazioni di tono. Dipingersi dal vero è un'esperienza che tutti quanti dovremmo fare. Per me è anche meditazione questa, cioè in questo caso vabbè sto anche parlando alla videocamera, ma comunque non c'è nessuno nella stanza e quindi
è un modo per me per ritrovarmi, per riconoscermi. Con un pennellino di precisione vado in alcuni dettagli dove non riesco ad essere così preciso. Per il momento possiamo fermarci, perciò ci ritorniamo non appena asciutto. Dopo aver aspettato alcuni giorni, il dipinto si è completamente asciugato. In questa fase del dipinto andremo a riempire, a mettere i colori che vediamo sul nostro soggetto, detto molto semplicemente. In questa fase quindi ci avviciniamo al colore e potremo utilizzare tutti i colori che vogliamo, in realtà non siamo obbligati. Però, siccome ci ritorneremo poi successivamente, io mi limito ad utilizzare colori della terra, che sono colori meno costosi. Cioè, dovessimo pensarla anche in un dipinto più grande, andiamo a fare un substrato più economico, ma comunque di qualità. Non è... Sto utilizzando comunque colori fatti a mano. Questo è il giallo ocra. Non ho il rosso ossido, però utilizzo questo light red, che è rosso ossido più giallo ossido. Quindi anche questo è una tonalità della pelle di terra. Blu oltremare e un po' di terra di Siena. Come sempre, prima di iniziare andiamo a mettere qualche goccia di olio di lino sul supporto. Preferisco molto di più il verdaccio, perché solitamente quando utilizzo la terra di Siena e arriviamo a questa operazione, il colore tende un po' a rimuoversi, mentre questo ha fatto proprio presa, non si è smosso di una virgola. Quindi con una spugna abbianiamo, con l'altra andiamo a rimuovere l'eccesso. Quindi adesso ci guardiamo allo specchio e iniziamo a vedere quali sono i toni. Non ho messo ancora il bianco, anche se lo utilizzeremo più avanti, quindi potete anche metterlo eventualmente, proprio per evitare di utilizzarlo fino all'ultimo. Il bianco è terribile, è il colore che dovremmo utilizzare di meno possibilmente. Ok, iniziamo a riempire. Parto con il giallo ocra e quindi in questa fase è come se andassimo a fare una serie di velature. Sfruttiamo il disegno che c'è sotto, il colore e i volumi che abbiamo già impostato con il verdaccio, per semplicemente cambiare il tono della pelle, di ciò che vediamo. Prendo un po' di questo light red, che comunque possiede anche il giallo, e inizio a dare colore in altri punti del viso. Terra di Siena e blu oltremare creano uno scuro che andiamo a posizionare nella parte più scura del volto. Quando dobbiamo fare i peli, la barba, possiamo appunto sfruttare la trasparenza dei colori e quindi in questo caso andiamo a mettere colore, anche se qui c'è meno barba. Successivamente potremo avvicinare un po' il tono nel prossimo strato utilizzando la trasparenza dei colori, quindi velando questa barba, facendo andare sopra, questo è il colore della barba, sopra il colore della pelle, in trasparenza crea l'effetto pelo, barba, però
che senza però essere troppo descrittivo, non so, come se fossimo dei pittori fiamminghi. Come potete vedere, il verde sta rispondendo benissimo al colore, cioè sta creando un effetto vibrante. Il verde con i rossi. Dietro di me, nel vero, si vede lo sfondo, però è molto particolare ciò che vedo. Vi faccio vedere una fotografia live, quindi faccio un video. Come starete vedendo in questo momento, dietro di me c'è questo dipinto che crea un'atmosfera scura e che voglio riportare qui. Quindi riprendo terra di Siena bruciata e blu oltremare. Questo mi aiuterà a far sentire meno staccato il dipinto dallo sfondo, che è una cosa molto importante. Ma sì, la camicia non la volevo dipingere, ma mi sa che la farò. E sfrutto proprio il giallo ocra perché è una camicia bianca, beige. E sfrutto il pennello perché non l'ho ancora pulito dall'inizio, avvicinando quindi il tono dello sfondo a quello della camicia. Faccio in qualche modo, faccio sparire il bordo. Quindi arrivato a questa fase che ho impostato tutti i toni senza il bianco, ci tocca aggiungere il mostro titanico, il titanio. Oh, che ne è sceso un po' tanto. Evito di utilizzare pennelli grossi per questo punto. Allora vado a sporcare il pennello e vado direttamente sul dipinto. Non si va mai direttamente sul dipinto con il bianco, ma attenzione, quando io vado a mettere alcuni tocchi di bianco, mi sposto ovunque. Questo mio spostarmi ovunque sporca il colore che sto utilizzando con il giallo ocra che avevo messo all'inizio. E quindi ritorno, vado avanti, vado da un punto all'altro, da un punto all'altro. Non lascio mai il bianco vivo, ma tendo sempre a sporcarlo. Tendo sempre a sporcarlo. Non voglio che diventi completamente, non voglio che sia totalmente coprente, anzi voglio che ci sia e che si percepisca ancora un po' di verde, proprio perché voglio portarlo fino all'ultimo strato, cioè il prossimo. Come vi dico sempre, naturalmente non è questo, non sarà per i tempi del video
il prossimo non è veramente l'ultimo, ma potremo andare poi sicuramente avanti, avanti, avanti. Cerchiamo sempre di pulire il meno possibile il pennello, proprio per cercare di lavorare con lo stesso tono il più possibile, scusatemi la ripetizione. Ma così siamo più coerenti. Non so se dalla telecamera si percepisce, ma il dipinto sta vibrando. Inizia a vibrare adesso. Ho finito, do qualche altro tocco nei capelli. Non vi preoccupate di essere troppo precisi in questa prima parte, anche perché non ne ricavate nulla, perché nell'ultima parte o comunque nella parte successiva andremo a mascherare un sacco di cose. Utilizzando questo vecchio tubetto ormai di bianco il titanio che è lì lì per finire, vado a prendere un po' di pasta che è molto più pastoso come colore rispetto ai miei, che sono un po' più diluiti di olio. Con un pennello, meglio una piattina, ma va bene anche questo. Prendo colore, mischio leggermente con un po' di giallo e nei punti in cui vedo il bianco o comunque la luce vado di pasta. Perché magari in un ritratto così piccolino ti fa un po' l'effetto Rembrandt materico, però se lo andiamo a riportare su un grande corpo o anche su una grande tela con dei punti del genere, da lontano spaccano. Non è il momento di sperimentare, lo farò magari in un altro video, però potremo provare un inerte, ovvero una polvere di vetro, tipo come faceva Raffaello. Prima di far asciugare vado un attimo a riprendere alcuni dettagli che si sono un po' persi. È un bianco esagerato al momento, però nulla che non possiamo controllare poi successivamente. Perciò adesso lasciamo asciugare
e ci ritorneremo quando sarà asciutto. Eccoci all'ultimo strato. Teoricamente potremmo andare avanti, ma diamoci tempo questo come ultimo strato per la pittura, per non andare oltre nei tempi del video, anche perché per me diventa poi difficile montare il tutto. La cosa bella di dipingere dal vero è che il dipinto muta con te. Io da quando ho fatto l'ultimo strato sarà passata una settimana circa, però da allora ho accorciato la barba, i capelli e quindi noi possiamo decidere se mantenere il dipinto con queste caratteristiche o acconciare, tagliare la barba anche a lui. Sono cose poco importanti. L'importante è naturalmente non essere cambiato di volto. Sarebbe un po' difficile da qui a una settimana, però come sempre vado a dare qualche goccia di olio. La tavolozza è sempre la stessa: bianco titanio, giallo ocra, giallo cadmio scuro, rosso cadmio scuro, terra di sina bruciata, blu oltremare scuro e terra d'ombra bruciata, che è un plus che ci stiamo dando, che è un attimo, che è un colore diciamo in più che ho aggiunto anche perché si trovava sulla tavolozza, perché per delle commissioni l'ho utilizzato. E quindi è come se andassimo a riempire nuovamente ciò che vediamo nello specchio, però partendo da una base più completa. Giallo ocra, si sta un po' seccando, e giallo cadmio, prendo un po' di rosso, arrivate a creare questo tono intermedio che inizio a posizionare sul volto. La presenza di questi rilievi, di questo bianco e rilievo che abbiamo messo l'altra volta, creerà un bel effetto nella pittura oggi. In prossimità delle guance vado a mettere qualche tocco di bianco, di rosso in più. Naturalmente sto utilizzando una procedura, come ho già detto, diversa da quella dell'altra guida, per il semplice motivo perché voglio darvi la possibilità di osservare un altro metodo, un altro approccio a quella che può essere la pittura. Perché se avessi fatto un tutorial uguale a quella guida non avrebbe avuto molto senso. In questo momento sono praticamente al buio, io ho solo questa luce da sinistra. Le luci sono molto forti e naturali, perché la lampadina è naturale, però è come se fosse un po' più giallina. Ecco perché ho messo più più giallo ocra, per riscaldare un po' tutto. Adesso con questo rosa che ho preparato vado semplicemente ad illuminare i punti in luce e il colore reagisce con quello che c'è sotto praticamente. Io vi consiglio sempre di muovere il pennello in senso circolare e non tracciando proprio delle pennellate come se stessimo disegnando, se vogliamo ottenere un effetto più sfumato. È naturale che in questo momento della pittura poi spetta a noi scegliere quanto essere dettagliati, quanto mascherare. Io come sempre cercherò una mia via di mezzo.
utilizzando sempre lo stesso tono intermedio che vado a scurire o a schiarire in base alle necessità, inizio a delimitare quelle che sono le forme del mio viso. Questa è una fortuna che abbiamo se utilizziamo pochi colori sulla tavolozza, cioè non è difficile recuperare, non è difficile rifare o ritrovare un tono. Siccome in molti anche me l'hanno chiesto su come si dipinge la barba, i capelli, diciamo che vado praticamente con il colore della pelle, sopra, qualche millimetro sopra la barba, o anche qui sopra ai capelli. Dopo vedremo il perché. Un po' troppo rosse queste guance. Inizio a dare anche colore alle labbra, semplicemente con un po' di rosso, che poi andrò a smuovere e quindi ricreare l'effetto. Con questo rosso che ho sul pennello vado a dare alcuni punti qui e lì, come delle lentiggini. Con un altro pennello più asciutto li vado a smuovere e quindi ricreo un effetto della pelle cangiante, vibrante. Ad esempio, la mia barba è un po' bionda, quindi mischio un po' di giallo ocra e un po' di terra di Siena bruciata e vado a riempire. Sempre muovendo il pennello in modo creando dei cerchi praticamente, quindi così. Qui aggiungo anche un po' di terra d'ombra ad unire, tra virgolette, il pelo alla pelle, a non farli sembrare staccati. Siccome non voglio addentrarmi nell'iperrealismo, anche perché non è il caso su un supporto così piccolo, non posso definire pelo per pelo la mia barba, ma andrò a definire i volumi. Un modo per vedere i volumi di un volto, di qualsiasi cosa, è socchiudere leggermente gli occhi e tutto incomincerà a sfumarsi. Sfumato vedremo di più i punti in luce e quelli in ombra. Nel momento in cui vedremo tutto sfumato, l'unica cosa che riusciremo a distinguere sarà
i massimi punti di luce e i massimi punti di ombra, e quindi riusciremo a capire cos'è in luce e cosa no. Adesso con questo pennello, che è il primo che ho utilizzato e che da allora non ho pulito, vado a mettere un po' di terra d'ombra bruciata a riempire la barba, ma non avendo pulito in precedenza il colore, automaticamente inizia ad unirsi. Mi avvicino nella barba, aggiungo alcuni toni alla barba, che quindi aggiungo un po' di luce, come se facessi uscire la pelle. Mi dedico un po' all'occhio, utilizzando la terra d'ombra. Vado a riempire tutto per crearmi una base. Con un celestino sulla terra d'ombra vado a far uscire l'occhio. Evito di lasciare questi punti verdi, ed essendo l'occhio una sfera, avrà una parte più scura e una meno scura. Adesso che mi sto avvicinando allo sfondo, inizio anche a pensare a quale potrebbe essere un colore che vada a risaltare il mio volto, ma senza essere però troppo invadente. Anche per delimitare la forma del naso non vado a tracciare una linea, o comunque si traccio una linea, ma una linea che vado sempre a sfumare, a far perdere. Anche perché, come vi ho già detto, io sono nell'oscurità e quindi non è tutto definito come quando siamo illuminati.
Quindi cerco sempre di integrare il colore, in questo caso della barba, con quello della pelle. Questo per andare a simulare lo spazio che c'è tra un pelo e l'altro, ma senza però essere troppo descrittivi. Certo, questo è perché è il mio obiettivo. Quando è stato in altre occasioni sono stato più descrittivo e con tanta pazienza mi sono messo a definire pelo per pelo quello che poteva essere il mio baffo o il pizzetto. Il problema di essere poi troppo didascalici, cioè il problema di voler descrivere pelo per pelo, almeno il problema o la difficoltà che ho ritrovato più e più volte è che se non indovini bene il tono, diciamo pelo per pelo, sembra falso, mentre così è tutto sfumato, ma vero, o comunque è più vicino alla realtà. E vi faccio notare che nei punti tipo questo dell'occhio dove non ho utilizzato molto colore e utilizzo il colore diciamo trasparente, la presenza del verde crea questo effetto che è molto bello e non così semplice da ottenere con un colore. Adesso incomincio a definire l'altro occhio e questo è per tutti la parte più difficile, non il primo ma il secondo occhio. Utilizzare la terra d'ombra bruciata serve perché è un colore che lascia il segno, ma senza essere invasivo. Quindi ti permette di modificare il segno, la pennellata, ma non in modo aggressivo, ecco. Diciamo che la ricetta per fare i miei scuri è blu oltremare o terra di Siena o terra d'ombra. Non utilizzo mai il nero e questo è un problema. Se non si sa utilizzarlo, tende soltanto a sporcare le ombre si sporcano. Mi sono appena accorto che non stavo registrando, ma fortunatamente ho perso ben poco. Sono andato a riempire la fronte e adesso vorrei fare gli occhiali. Quindi sono andato a riempire il vuoto che si era formato e vado su quel vuoto dove ho messo il colore a tracciare la forma degli occhiali.
Questo perché il tono che andremo a mettere per forza di cose si mischierà con il colore della pelle. Devo necessariamente aggiustare questo naso che non è proprio il mio. Al momento quelli che possono essere i dettagli che non tanto ci convincono, come ho fatto qui, ho deciso di cambiare la posizione dell'ombra e così lo sento più vero, mi sento più me stesso, se si può dire come frase. E quindi, come dissi anche nell'altro tutorial, è un continuo metti tutto, una volta che hai finito di mettere il colore ovunque ritorna e si sempre più definito e si sempre più definito. Posso andare a mettere qualche tocco di luce che seguirà semplicemente la direzione di come i peli vengono colpiti dalla luce. Adesso vado a definire questa parte delle labbra che è un po' bruttina, quindi con il rosso cadmio e il blu oltremare magari in alcuni punti delle labbra passa un po' di luce e posso mettere alcuni tocchi dove questi sulle labbra li possiamo anche lasciare, questi no. Allora adesso mi inizio a preoccupare della camicia e dello sfondo. Quindi se nell'altro autoritratto abbiamo scelto il verdone, il verde, il verdone scuro come sfondo e con quello effettivamente non si sbaglia mai, questa volta invece per cambiare un po' le carte in tavola utilizziamo terra d'ombra bruciata in quantità maggiori magari, vediamo, così è troppo chiaro, possiamo anche mettere un po' di blu. Dato che questo è un pennello morbido, mi avvicino al volto portando la sfumatura, cioè facendo proprio, mi avvicino al volto entrando con lo sfondo. Quindi è come se il volto emerga, insomma, dalle tenebre. E con l'occasione vado a velare
e già quindi ottengo un tono simile a quello che è il colore dei miei capelli. Vado anche a dare le ombre alla camicia, che sta così. In questo caso mi faccio andare bene questa soluzione, perché comunque non mi dispiace veramente. Però questo è anche un modo per non far sembrare diciamo così, gli accessori che compongono poi un ritratto staccati, ma se li avviciniamo con un monocromo, questo eventualmente una volta che si asciuga posso andare a velare il colore, posso andare a velare questa parte che risulterà ad essere comunque inglobata perché è stata costruita assieme a tutta la figura, ma avrà un colore differente. Mi raccomando a curare i riflessi e i controriflessi di un volto. Questa camicia che comunque riflette la luce mi crea qui dei riflessi e magari contemporaneamente il colore della pelle riflette questa zona. E sì, è in ombra, ma dobbiamo ricordarci che il cotone, quello della camicia, è un tessuto trasparente e quindi non può essere un'ombra così compatta, ma deve avere comunque una certa morbidezza, una certa trasparenza. Quindi per chi mi aveva chiesto come si realizzano i capelli, uscirà un video dedicato a questo argomento. Al momento, per quanto riesca a dire naturalmente in questo video, perché comunque mi sono stancato e non è facile parlare di tanti argomenti, di citare tanti argomenti senza magari un attimo preparare qualcosa. Io sto facendo semplicemente il riferimento perché io praticamente in questo caso vi sto semplicemente descrivendo che cosa sto facendo.
cioè in questo caso utilizzando la terra d'ombra bruciata, che vado a mischiare sempre sul tono intermedio che avevo già dato all'inizio, e utilizzando il colore che è la terra d'ombra bruciata, che in questo caso è sia il colore dello sfondo che quello dei capelli, ci aiuta prima di tutto a non farli sembrare staccati dallo sfondo. E come ho già detto, la terra d'ombra ha questa proprietà di non essere invadente come colore, quindi io semplicemente è come se stessi pettinando i miei capelli, muovendoli in questa direzione. Quindi il trucco sta nell'utilizzare sempre colori simili. Un modo per far uscire il volto senza essere troppo invasivi è quello di utilizzare i controriflessi. Quindi utilizzare un tono simile. Sono fatto di zigomi troppo evidenti, ma illuminato, quindi un tono simile ma illuminato. Quindi per fare l'orecchio facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per tutto il volto. Riempiamo e definiamo. Come avete visto nel video poi sulle velature, se non ci piace l'incarnato o vogliamo renderlo ancora più interessante, più vivo, una volta asciutto possiamo dargli una velatura generale e lo portiamo oltre, se non siamo soddisfatti naturalmente di questo incarnato. Mi rendo ancora conto di quanto potrei effettivamente dare questo ritratto
però alle volte bisogna anche sapersi fermare. Ok, quindi per quanto riguarda la parte del ritratto, posso concludere qua. Adesso vi faccio vedere come completo il dipinto. E questa è la guida al ritratto. Non sono pienamente soddisfatto del risultato, ma la pittura dal vero è questa. Non possiamo sfuggire, non possiamo scappare, non possiamo barare. Soltanto la pratica e lo studio costante ci fanno migliorare. D'altronde, realizzare un autoritratto dal vero vuol dire studiarsi, osservarsi, riconoscersi e capitano alcune giornate in cui non riusciamo, non abbiamo questa lucidità. Come nella scrittura e nella calligrafia, le nostre emozioni, la nostra psiche poi viene riflessa su un dipinto, come può essere il caso di questo, dove in un momento un po' stressante non sono riuscito ad raggiungere magari il risultato che io mi aspettavo. Perciò ti chiedo di lasciare un mi piace per supportarmi e se questo video ti è stato d'aiuto, un commento per condividere la tua opinione e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se avete visto tutto il video, arrivederci.